Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racconti di Calcio. Mancava da un po' questa, chiamiamola rubrica, così come da tempo volevo raccontarvi di Giuliano Giuliani. Il nome del portiere romano è indissolubilmente legato alla storia del Napoli ed è anche merito suo il secondo scudetto. Nonostante tutto, Giuliano Giuliani è stato dimenticato e non da oggi. Ecco perché vale la pena ricordare la sua storia, o meglio ciò che ricordo io di lui. Inevitabilmente la prima cosa che mi viene in mente quando penso a Giuliani è il gol che gli fece Maradona nel 1985, un tiro che solo un genio può pensare di fare. Ma ricordo anche di un calciatore, un campione d'Italia emarginato, dimenticato probabilmente dai suoi stessi compagni. Giuliano Giuliani morì il 14 novembre del 1996, aveva 38 anni. Io, come tanti tifosi, per anni non ho saputo nulla sulle cause della morte. La sua stessa figlia, fino alla maggiore età, credo non abbia saputo la verità. Giuliani morì di AIDS. In un modo o nell'altro in questa storia c'entra Maradona. Perché? Perché il portiere ebbe una relazione extraconiugale durata lo spazio di qualche ora, quando volò a Buenos Aires per partecipare alla festa di addio al celibato di Maradona. All'evento c'erano 14 uomini e 42 donne. Cosa accadde in quel locale quando si chiusero le porte dopo l'arrivo degli invitati lo si può solo immaginare. Io non sto a giudicare il fatto che Giuliani fosse sposato, che pochi giorni prima di quella maledetta notte avesse avuto una figlia, non sono affari miei. Non sono qui per giudicare l'uomo, ma per ricordare lo sportivo. Tornando a quella notte, Giuliani ebbe un rapporto sessuale non protetto, nonostante le massicce campagne sull'AIDS cominciate già anni prima. Il portiere dunque si ammalò, per fortuna non contagiò la moglie dell'epoca, Raffaella del Rosario. Inutile dire che la scoperta della malattia segnò la fine del loro matrimonio. Eppure l'ex moglie fu tra i pochi che gli restarono accanto quando i suoi giorni stavano inesorabilmente finendo. Dal 1989, quando Giuliani si ammalò, al 1996, quando morì, il portiere fu lasciato sempre più solo. È strano che l'estremo difensore della squadra campione d'Italia e vincitore della Coppa UEFA, dopo soli 2 anni lasciò Napoli e andò a giocare in Serie B con l'Udinese. Si potrebbe dire che anche Carella fu ceduto all'Udinese, ma ricordiamo che lui fu tra quelli che si rivoltarono contro Ottavio Bianchi. Non ho le prove, ma credo che le voci sulla malattia di Giuliani stessero circolando e l'unico ingaggio che trovò fu in Serie B. Bisogna capire che all'epoca il problema, il problema più che la malattia in sé era il come ci si contagiasse. Negli anni 80 gran parte della gente pensava che l'AIDS fosse un problema di omosessuali e tossicodipendenti. Se ti ammalavi potevi essere l'uno, l'altro o entrambi. In quell'epoca essere omosessuale voleva dire essere discriminati quando non picchiati a sangue. Ok, qualcosa del genere accade ancora oggi, ma è un altro discorso. Comunque sul tema vi consiglio di guardare una serie che si chiama Argentina Tierra de Amor y Venganza 2. Non confondetevi con la 1 che è ambientata in altra epoca. Ma torniamo alla vita di Giuliani, che non è mai stata tutte le rose e fiori. Siamo abituati a guardare la vita dorata dei campioni, ma i drammi riguardano anche loro. Giuliani non ha avuto una vita semplice. Suo padre aveva problemi di alcolismo, sua madre cercò di rifarsi una vita in Germania, ma il suo compagno l'ha uccisa. All'epoca ancora non si parlava di femminicidio. Infatti Giuliani fu cresciuto dagli zii insieme al fratello, anche lui morto prematuramente dopo una vita non semplice. Probabilmente c'erano più persone all'addio al celibato di Maradona che ai funerali di Giuliani. Questo per dire che tutti o quasi si dimenticarono di lui o più semplicemente gli voltarono le spalle perché è malato di AIDS. Non c'erano compagni di squadra al funerale, salvo un paio, non c'erano allenatori, presidenti, nessuno. Sì, l'AIDS faceva paura, anche se il vero problema era lo stigma sociale dell'omosessualità, perché ripeto, all'epoca la credenza era che ti ammalavi perché gay. Questa era la situazione all'epoca. Bene, con questo episodio di racconti di calcio finisce qui. Io vi saluto e non dimenticate di iscrivervi a Hablemos de Calcio. Ciao e alla prossima.